Cosa succede con l'occupazione nazista? Sostanzialmente dopo l'8 settembre e tutto quello che è successo, nei primi di ottobre l'SS e la Gestapo occupano questo locale, questo immobile lo trasformano in una parte delle loro istituzioni e in pratica diventa il comando delle SS e della Gestapo a Genova e da qui dirigono tutte le operazioni antipartigiane, soprattutto in città contro le SAP, gli interrogatori, le detenzioni e queste infatti sono le celle di passaggio. Sostanzialmente la gran parte di quelli che venivano catturati venivano portati a Marassi e da lì poi portati qua in gran parte per essere interrogati. Queste celle fungevano inizialmente da luogo di detenzione stretta per cominciare a fiaccare nello spirito e nella mente i catturati perché venivano tenuti in piedi per ore stretti e poi portati nel sotterraneo che è il rifugio antiaereo qua sotto dove venivano torturati per carpire tutte le informazioni necessarie all'opera contro il partigianato e in seguito o portati a essere fucilati oppure portati nei campi di concentramento in Germania o altre destinazioni o riportati a Marassi. Da qua e da Marassi quanti saranno stati deportati? Stiamo parlando di migliaia di persone. Il numero preciso non si sa perché non esistono più i verbali degli interrogatori che venivano perpetrati in questo luogo, però stiamo parlando di migliaia di persone. Era proprio il luogo dove ognuno veniva portato per essere interrogato, sistematizzato, individuato, torturato e poi inviato nelle varie destinazioni. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone. Questo era un luogo temuto anche solo passandoci davanti. E certamente, infatti, solo passandoci davanti. Basta, i residenti in questa zona lo raccontano ancora adesso che era un luogo di paura e di terrore perché sì che le torture venivano svolte nel sotterraneo e quindi le urla erano sopite, però in tutto il resto se ne sentiva di tutti i colori, anche perché una parte degli interrogatori si svolgevano nelle parti superiori. Con la fine della guerra cosa succede? Con la fine della guerra, in questo clima di pacificazione nazionale, di vogliamoci tutti bene e in parte anche proprio dimentichiamo il passato, a poco, nonostante gli interventi di varie autorità anche politiche, a poco su questa casa dello studente viene messa una pietra nel senso letterale della parola, perché il sotterraneo dove venivano condotte le torture. Inizialmente, subito dopo la guerra, a questa casa dello studente ci sono grandi manifestazioni, viene occupata, la gente lo occupa, viene a vedere i luoghi di tortura, ci sono ancora i segni, molta gente testimonia che ci sono proprio i segni dappertutto, compresi nelle celle, compresi nel sotterraneo. Poi invece in questo clima, ripeto, di coesione nazionale, di questo malinteso patriottismo, eccetera, eccetera, finisce che questo viene murato. Murato significa che il sotterraneo viene letteralmente murato, viene chiuso. Queste celle vengono trasformate nel deposito degli viveri della mensa, quindi vengono piastrellate fino a oltre 2 metri e quindi vengono cancellate anche tutte quelle scritte che erano state fatte dai prigionieri, alcune sono ancora visibili oggi, molto poche perché appunto piastrellando tutto quanto è stato picchettato, cementato e molto è stato sparito e viene tutto quanto chiuso. In più a dirigere questa casa dello studente ci viene messo un personaggio che all'inizio viene presentato come un reduce, una persona normale. Dalle ricerche che hanno fatto Luigi Ferrazza e Piero Barco e che sono state pubblicate nel libro che abbiamo pubblicato con le edizioni Pantarei sulla storia della casa studente, è venuto fuori che questo non era un semplice personaggio, ma era stato un federale, quindi un dirigente del partito fascista, che è stato riciclato attraverso vari giri per l'Italia e messo a guardia di questo luogo. Quale miglior guardiano per mantenere il silenzio su questa casa dello studente poteva esserci che non questo personaggio? Qual è stato il ruolo del carcere di Marassi nella repressione durante il fascismo? Quello era proprio il luogo dove passavano tutti quanti. Infatti all'interno ci sono ancora, dovrebbe esserci ancora delle lapidi che ricordano questo passaggio. È proprio il luogo di detenzione. Cioè tutti quelli che, se voi guardate l'elenco di tutti quelli che sono passati anche dalla casa dello studente o in altre
massacri che sono stati compiuti, molti passano direttamente da Marassi, è proprio il luogo dove vengono portati direttamente e reclusi in attesa di destinazione, di interrogatorio, di deportazione, Dachau, Buchenwald, eccetera, eccetera. Salmoni, Gilberto Salmoni, è passato anche da quelle parti, e altri, molte grandi figure della resistenza sono passate attraverso Marassi. Anche non resistenti, anche persone comuni ci erano Certo, finite. ebrei, soprattutto ebrei, era diventato proprio il luogo dove doveva passare tutto quanto quello che doveva essere depurato da questa barbarie nazifascista.